Il 16 maggio del 1861 a Gilmanton, nel New Hampshire, nacque Henry Howard Holmes, meglio conosciuto come H.H. Holmes, ma soprannominato anche la bestia di Chicago e il dottore della tortura. Egli fu un criminale attivo particolarmente tra il 1891 e il 1894. Egli fu falsario, ladro, poligamo, truffatore, ma anche e soprattutto un omicida plurimo. Come truffatore organizzò decine e decine di frodi assicurative. Come omicida sono oltre una trentina le vittime sino ad oggi confermate o confessate ed oltre 200 quelle attribuibili. Durante la sua infanzia fu vittima della brutalità del padre, che soffriva di una grave forma di alcolismo, ma anche di sadici atti di bullismo da parte dei suoi compagni di classe che cercavano di umiliarne i brillanti risultati scolastici. Holmes si diplomò infatti con lode alla Gilmanton Academy quando aveva solo 16 anni. Successivamente si iscrisse al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università del Michigan. Holmes si laureò nel 1884. Tra le sue esperienze più formative, lavorò nel laboratorio di anatomia del professor William James Herdman. Entrambi furono accusati successivamente di essere fautori ed organizzatori di vari furti di cadaveri dai cimiteri, cadaveri che venivano appunto rivenduti come utili cavi al Dipartimento di Medicina e Chirurgia. Holmes si sposò ben 4 volte, senza però mai aver divorziato dalla moglie precedente, motivo per cui fu accusato di poligamia. Le 4 mogli furono Clara Lovering, Murda Belknap, Minnie Williams e Georgiana Yoke. Trasferitosi a Chicago, iniziò a lavorare in una farmacia, di cui divenne in breve tempo unico proprietario, dopo la misteriosa sparizione dell'ex proprietaria. Successivamente Holmes decise di acquistare un lotto vuoto dalla parte opposta della strada, dove vi fece costruire un edificio di ben 3 piani, ad uso misto, con all'interno appartamenti, spazi commerciali, un piccolo hotel e la sua stessa farmacia, che avrebbe in seguito trasferito. Etichettato come il castello degli omicidi, la polizia dell'epoca affermò di avervi trovato gli scheletri di oltre 150 persone. Questo imponente edificio sarà danneggiato la prima volta da un incendio appiccato da piromani, dopo l'arresto di Holmes, e definitivamente distrutto nel 1938 da un secondo misterioso incendio. Oggi il luogo dove sorgeva il castello degli omicidi è occupato dalla filiale di Englewood del servizio postale degli Stati Uniti. Tra le vittime accertate del castello degli orrori di Holmes ci furono l'amante di Holmes, Julia Smythe, di 31 anni, che aspettava un figlio da Holmes, e sua figlia, Pearl, di soli 5 anni, avuta dal suo precedente matrimonio. Scomparvero entrambe la notte della vigilia di Natale. 2 dipendenti e stenografe, nonché amanti di Holmes, ossia Minnie Williams di 24 anni e la sorella Nanny Williams di 18 anni. Emmeline Seagren di 23 anni, amante e segretaria di Holmes. Emily Van Tassel di 16 anni, che scomparve dopo aver lavorato per qualche tempo nella farmacia di Holmes. Il dottor Russell, che aveva scelto come studio personale malauguratamente proprio una stanza nell'edificio di Holmes, colpevole a detta di Holmes di non aver pagato, di essersi dimenticato di pagare una rata d'affitto. E infine Harry Walker e Charles Milford Cole, dipendenti e faccendieri di Holmes. Le sue vittime erano dunque dipendenti, collaboratori
amanti, complici, ospiti d'albergo, figli. Motivo per cui Holmes non può essere considerato un serial killer, poiché nonostante l'elevato numero di omicidi e l'efferatezza esecutiva, non si tratta di crimini simili, con medesima operatività, vittime simili in quanto a caratteristiche e generalità, e una passione e necessità morbose per il procurare dolore e infliggere sofferenza. Nel caso di Holmes le motivazioni erano ben diverse. Gli omicidi di Holmes avevano un movente ben più pratico, concreto, contingente, ossia il denaro, il profitto. Erano infatti persone che sapevano troppo o si intromettevano troppo o di cui non ci si poteva più fidare circa discrezione e segreto in riferimento alle sue costanti operazioni di truffa. Egli dunque commise questi efferati crimini per proteggere il suo stile di vita e mantenerlo. Il suo agire criminale, il suo modus operandi, fu infatti il medesimo per moltissimi anni. Ossia, egli rapiva ed uccideva persone da lui conosciute e a seguito di questa sparizione ne intascava l'assicurazione in maniera fraudolenta ed il guadagno risultava addirittura doppio, poiché solitamente non distruggeva i cadaveri, bensì li vendeva alle scuole di medicina. Ed il ricavato dalla vendita degli scheletri fu veramente molto redditizio per Holmes. Alcune di queste povere vittime persero la vita rinchiuse nelle numerose stanze del grande edificio completamente insonorizzate, dotate tra l'altro di ben celate bocchette da cui fuoriusciva gas letale. Altre nella cosiddetta camera segreta dell'impiccagione. Altre venivano lasciate deperire inesorabilmente di fame e disidratazione, rinchiuse in una stanza sigillata e accessibile solo attraverso una botola nel soffitto. Successivamente i corpi ormai cadaveri raggiungevano il seminterrato grazie ad uno scivolo in metallo che collegava i piani. Cadaveri che appunto o venivano distrutti o venduti appunto alle scuole di medicina. In seguito Holmes incontrò e strinse amicizia con Benjamin Petersall, falegname e carpentiere di 38 anni, con un passato da criminale, che si trovava a quel tempo al Castello degli Orrori per esporre un contenitore per il carbone da lui stesso inventato, nella speranza appunto di poterlo vendere e brevettare. Holmes usò Petersall come suo braccio destro in diversi piani criminali. Petersall infatti fu descritto da un pubblico ministero come lo strumento di Holmes, la sua creatura. Collaborazione tra i due che però durò ben poco, sino a quando infatti Holmes propose a Petersall l'ennesimo tentativo di truffa alle assicurazioni, ossia avrebbero dovuto inscenare la morte di Petersall stesso, usando però un falso cadavere. Contrariamente però agli accordi, Holmes uccise realmente Petersall, incassò i soldi dell'assicurazione e ne uccise anche i 3 figli, Alice di 13 anni, Nellie di 9 e il piccolo Howard di 7 anni, ricercato ma mai catturato grazie ai suoi continui cambi di identità e spostamenti di città in città, sia per le innumerevoli truffe alle varie assicurazioni che per la scomparsa praticamente dell'intera famiglia Petersall. Fu soltanto grazie al detective del Dipartimento di Polizia di Philadelphia, incaricato di indagare su Holmes e sulla scomparsa appunto di Alice, Nellie, Howard, ossia Frank Geyer, ne permise il definitivo arresto nella città di Boston il 17 novembre del 1894. Successivamente al tragico ritrovamento dei cadaveri dei 3 bambini, le autorità decisero di indagare a questo punto anche sull'intero edificio di Holmes
il castello di Chicago. In particolar modo quello che fu lo storico custode dell'intero edificio, ossia Patrick Quinlan, dichiarò alla polizia di non aver mai avuto il permesso da Holmes di pulire il secondo piano, e fu proprio su quel piano che furono scoperte le stanze segrete. In una vi era addirittura un forno crematorio, nonché appunto camere di tortura di Holmes. Ispezionando inoltre il seminterrato, la polizia rinvenne ossa umane e resti, tra cui quelli di Julia, Pearl e Minnie, oltre ad una inquietante ed enorme piscina contenente acido. Nel 1895 Holmes fu processato e condannato per l'unico omicidio certo, ossia quello di Benjamin Pitezel. Fu pena capitale. A questo punto Holmes iniziò a confessare in forma scritta tutti gli altri suoi efferati delitti in forma di autobiografia. Il 7 maggio del 1896 fu impiccato nella prigione di Moyamensing. Ironia della sorte dopo una lunga agonia, poiché il cappio fu mal posizionato. Quando nel 2017 il suo corpo fu riesumato a seguito di accuse secondo cui Holmes fosse sfuggito all'esecuzione, fu possibile accertarne e ovviamente confermarne facilmente l'identità, poiché il suo corpo era stato tumulato per sua esplicita richiesta in una bara all'interno di un blocco di cemento e si era quindi ben conservato al punto che i suoi abiti e caratteristici baffi erano praticamente intatti. Perché Holmes chiese di essere seppellito in una bara all'interno di un blocco di cemento a 3 metri da terra? Voleva ridurre al minimo le possibilità di essere disseppellito da ladri di cadaveri. Non voleva che il suo corpo diventasse cavia da esperimento. Quindi non voleva che il suo corpo subisse la stessa sorte che lui stesso aveva donato fatalmente, disgustosamente, disumanamente alle sue vittime. È tutt'oggi seppellito in una tomba anonima nel cimitero di Holy Cross. Nel marzo del 1914 si tolse la vita con la stricnina il custode del castello, Patrick Quinlan, irrimediabilmente turbato da tutto ciò a cui dovette assistere all'interno di quel mostruoso edificio, ma soprattutto dall'aver perso in quel luogo maledetto, per mano di Holmes, la propria amante e la propria figlia illegittima, avuta appunto dalla donna. Accanto al suo corpo trovarono un biglietto con la scritta «Non riuscivo a dormire». Con lui furono sepolti per sempre anche altri misteri irrisolti e segreti scabrosi del castello di Holmes. E Holmes si mostrò mai pentito per quegli efferati delitti. Si limitò a dare la colpa al diavolo. Infatti, nella sua autobiografia scrisse: «Sono nato con il diavolo in corpo. Non è colpa mia se sono un assassino, non più di quanto al poeta sia necessaria l'ispirazione per cantare. Sono nato con il maligno come padrino accanto al letto ed è rimasto con me da allora». A.J. Holmes.